Ciao, salve a tutti. Per il narcisista sei come una ragnatela ammuffita? Il bello della novità. Non è bello ogni tanto una ventata di novità, un po' di freschezza, magari con un uomo o una donna più giovane? Cosa spinge il narcisista a questa spasmodica esigenza di novità che lo proietta o in una riconquista, se magari il narcisista sorga qualche dubbio su una ex, sulla quale magari ha avuto di lei qualche notizia, magari ha vinto all'Enalotto, scherzo, ma insomma il concetto è quello, o alla conquista di una donna che sembra incarnare magicamente tante qualità che tu forse avevi all'inizio ai suoi occhi, ma che ora il narcisista neanche si ricorda di aver apprezzato in te. E anche fosse che si ricorda, il guaio sarà che sei cambiata oppure è cambiato lui, nel senso che si è evoluto. Sì, proprio così. E lo è evoluto, specie se abbia la fortuna, ma poi è tutto da vedere, di avere per le mani una ventata di giovinezza, magari con una partner 20 anni più giovane di lui. Purtroppo questo succede quando è per l'involucro che ci si appassiona e non per il nucleo più profondo di noi, che è l'anima di una persona, ma anche il suo spirito. Ed ora distinguerò l'una dall'altra, ma preciso che non mi riferisco solo all'aspetto fisico, ma a tutti quei modelli che rispondono a cliché socialmente introiettati e a cui certe persone sono più sensibili di altre, come spesso e volentieri proprio le personalità narcisistiche. Qual è una relazione a prova di superficialità e condizionamenti esterni, ma anche autocondizionamenti? Una relazione a prova di superficialità è una relazione in cui i partner si incontrano sul piano dell'anima e dello spirito, e qui per anima intendo proprio la parte più profonda e intima di noi, morale e etica, e lo spirito invece riguarda più il temperamento, la forza psichica e vitale. Con un narcisista un incontro simile non ci potrà essere mai, ed è quindi inevitabile che se per te è vitale quella parte spirituale ed animica di te, arriverai ad un punto di rottura con chi non ha quella parte spirituale ed animica e non è in grado di riconoscerla, a meno che tu non sia in grado di autocondizionarti soffocando quella parte di te, quella parte così importante e anzi la più importante che hai. Ma quasi sempre, specie se la tua parte animico-spirituale è di massima guida per te, e nel senso che la riconosci in quanto tale, sarà difficile che riuscirai a convivere, interagire con qualcosa come un involucro umano. E sarò un po' cruda nel dire questo, ma se ti ritrovi a fianco di un partner che o non è in grado di riconoscersi in ciò che è o non è in grado di aprirsi con te, a proposito anche del precedente video sul rivelarsi, sul confidarsi con un narcisista, senza contare eventuali angherie e soprusi psicologici da parte sua. Quanto è opportuno farlo, di confidarsi, di aprirsi con un narcisista, specie quando il narcisista quasi mai lo fa, è in grado di farlo, di aprirsi anche lui con te, o perché non ha niente da rivelare di sé, se un'interiorità non ce l'ha, ma tante volte perché è preferibile per il narcisista non parlare di molte cose di sé, di lui, tradimenti, possedimenti, che non ti venga mai l'idea di poterli condividere con lui o rubarglieli, e a volte anche non meglio precisate e poco virtuose scorrerie. Se insomma un incontro di spirito e di anima non c'è perché un'anima e anche spirito un narcisista non ce l'ha, facile che ad un certo punto un partner, per chi un'anima e uno spirito non ce l'ha, gli venga stretto e anche di peso, a meno che non ci siano interessi di altra natura per lui. Per un narcisista è così, e a quel punto gli sembrerai anche una cosa scontata, per non dire una ragnatela ammuffita. Ma lo sei tu una ragnatela ammuffita o non lo è per caso lui? Non è per caso proprio il narcisista uno degli esseri più scontati e prevedibili? Ti abbraccio forte, felice sempre di leggerti e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.